di questo progetto, e all'interno dell'AIFA Varia abbiamo due azioni di cui siamo responsabili, la CITE e la D1. In particolare la CITE, e anzi tutte e due sono delle azioni collegiali, per cui naturalmente possono stare in piedi solo attraverso la sinergia tra tutti i partner, e quindi anche di nuovo subito a disposizione degli indicatori economici, quindi utilizzo questo momento anche per fare gruppo di lavoro, quindi anche se non è il caso mi piace subito portarlo, perché possono essere importanti. Nell'azione CITE in particolare abbiamo la valorizzazione del lavoro che viene fatto, nel senso che abbiamo pensato, nella stesura di questo progetto, di dare anche un valore oggettivo che sia certificabile, quindi da ente terzo, con degli standard, ma soprattutto con una sinergia di standard a questo valore della biodiversità e della conservazione della biodiversità. Quindi abbiamo messo in campo delle sinergie con degli stakeholders, ad esempio con IRFC, dove è uscito naturalmente sempre stamattina il nuovo standard dei servizi ecosistemici, e mettiamo in campo anche dei nostri indicatori con degli standard volontari nostri, ovvero biodiversity friend, produzioni vegetali, biodiversity friendly keeping per la tutela dell'acqua mellifera e dell'agricoltura, e un biodiversity friend forest che si integrerà molto bene e che sono altri indicatori, e quindi può darsi che un domani ci sia anche un'evoluzione con gli standard che già ci sono, per cui in particolare PRC. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che faremo degli ordini di controllo nelle aree, vedete lì a sinistra che ci sono le nostre aree campioni, quelle che sono appena state valutate, dove nell'area più interna ci sarà il monitoraggio di alcuni indicatori di biodiversità, ne abbiamo scelti alcuni, probabilmente ne discuteremo, intanto ne presento 4, per dare dei numeri, per valutare l'aumento o la diminuzione, e poi un'area più ampia che comprende proprio tutta questa parte e che andrà poi a generare quell'area di progetto che sarà sottoposta a certificazione alla fine del quinto anno. Tutti i dati raccolti serviranno anche da indicatori interni, naturalmente, e quindi un panel di molte azioni che potranno essere poi valutate. Passo direttamente alla B1 perché il tempo è poco, per cui devo stringere in 7 minuti, dove ci sono gli indicatori proprio legati agli impatti sulla biodiversità e servizi ecosistemici. Con Vaia abbiamo queste radure, abbiamo un'apertura del bosco, abbiamo anche un'azione di naturalmente movimentazione terra, sistemazione con i bellissimi giardini forestali che andiamo a creare, e anche delle cose che sono legate all'impatto agronomico. Quindi è stato detto che si creano dei piccoli bacini d'acqua, perché l'acqua è necessaria ad esempio per la coltivazione del mirtillo. L'altro aspetto è che creando questi bacini possono essere piccole pozze, possono essere gestiti o creati in un'ottica di funzione faunistica e quindi di conservazione della biodiversità. Ecco che allora l'indicatore, il monitoraggio dell'effetto fauna in generale, diventa fondamentale perché subiscono, nello stesso principio di permettere di creare dei bacini funzionali, anche le valutazioni degli impatti probabilmente positivi sull'effetto fauna che è necessario per questa. La seconda parte è che il focus è il suolo. Noi abbiamo portato a fare le nostre certificazioni, le nostre attività di ricerca e di sviluppo proprio sulla valutazione del suolo. Dovevamo valutare il suolo, quindi abbiamo pensato a una delle partner straniere, perché abbiamo condizioni diverse, 3 in Italia e 2 in Spagna, che sono totalmente diverse, ma anche all'interno, di un indicatore che potesse essere trasversale, e quindi ci siamo basati su un'attività classica di ricerca entomologica tramite bicchieri tappola e ProTabs, che permettono nel tempo di avere una raccolta di dati molto alta, e quindi poi attraverso la determinazione fino ad arrivare a livello di specie, la possibilità di utilizzare, di creare tutta una serie di indici che possono essere in una di valutazione di impatto. La terza cosa è che dobbiamo valutare anche naturalmente la flora, e quindi non poteva mancare un rilievo fitosociologico intervallato naturalmente probabilmente al primo, terzo e quinto anno, dove si va a valutare gli impatti, quello che succederà, perché c'è anche parte di evoluzione naturale in queste aree gestite e anche il contorno. Quindi anche delle zone di bianco comprensive per il monitoraggio che ho detto prima, non solo nelle aree di saggio e nelle aree pilota, ma anche nell'intorno, in maniera tale da poter avere un confronto. Grazie. E proprio all'interno di quello che dicevo all'inizio, cioè facendo i rilievi sia con la checklist documentale, con tutti gli indicatori che sono stati creati, sia con l'attività in campo, sia con i nostri indicatori propri per diversity friend, ma anche mutuando
e facendo i periodi magari per i servizi ecosistemici di TFC, dove ci sono alcuni indicatori che derivano, si è visto stamattina, da altri progetti europei messi in campo, come più detta fuori, che sono stati mutuati, che possono essere tutti molto validi. Ecco, questi valori sono utilizzati anche per il monitoraggio e saranno applicati. Magari se non tutti si fa una scelta in parte, quelli più indicativi, quelli più significativi, più trasversali, e per quanto riguarda noi sono l'indice di qualità del suolo, di biodiversità del suolo, il BSBF, la qualità dell'acqua sia attraverso la componentistica dei macroinvertebrati delle acque superficiali dove presenti e della forma dell'idrogeografia del luogo, e la qualità dell'aria attraverso le comunità di licheni che saranno presenti nell'area. Più naturalmente altri indicatori che prenderemo da altri standard che saranno comunque applicati. Ultima, in collaborazione, perché nel lavoro d'equipe, quindi anche in fase di stesura, siamo già un po' divisi compiti cercando di esprimere meglio tutte le potenzialità, non poteva mancare una valutazione globale di come si comportava l'evoluzione del bosco, quindi la copertura in generale. Ecco che allora l'analisi di immagine attraverso rilievi con drone verrà fatta dall'Università di Padova, del Dipartimento TESA, e i dati saranno attualmente gestiti in parallelo. Andiamo avanti. Anche nelle parti, diciamo nelle aree campione dei partner stranieri, dove sarà necessario fare un lavoro di condivisione e di allineamento di metodi di rilievo per poter confrontare i dati. Ecco che allora sono previsti nel primo periodo, una volta scelti gli indicatori, le metodiche e le aree, 5 giornate di training intensive sia per partner spagnolo che per partner francese, per allinearci nelle attività di ricerca, perché saranno gestite in primis in Italia da noi di VBA, mentre invece saranno poi replicate dai partner francesi e spagnoli con il loro personale. Ultima cosa, poi ho concluso. Naturalmente tra gli indicatori e tra le attività proposte in più e quindi anche le collaborazioni, ricordo ad esempio che la parte di studio degli impatti sull'apicoltura, ma sulle comunità degli apuidei è in capo alla Fondazione ProMac, quindi attraverso per esempio uno studio di Insecting Hotel, ma ne parleranno anche dopo o potete cercarli. In parallelo avevamo chiesto, già ieri nel primo kick-off meeting, di poter introdurre magari altri indicatori, tra cui del casse nido, delle domus mellifere di un progetto, per verificare nel tempo offrire delle zone di rifugio, visto che ci sarà l'apicoltura, e considerando che con Baia magari delle schiante di grandi alberi non ci sono più, questo potrebbe essere un elemento di pregio da introdurre nel progetto.